In questa clip vedete un uomo che si avvicina furtivamente ad un'auto, pronto a commettere un reato. Ma se vi dicessi che questa volta c'è un occhio vigile pronto ad osservarlo e a registrare tutto quanto? L'intelligenza artificiale ha invaso con successo anche il mondo delle dashcam. Oggi vi parlo di 70 My Dashcam Omni, la prima dashcam dotata di registrazione a 360 gradi, ma anche di intelligenza artificiale. Questa camera farà impazzire tutti gli automobilisti che non si fidano mai a lasciare il proprio veicolo incustodito in un parcheggio, magari durante la notte. Ne faremo l'unboxing e andremo in strada a fare qualche test con questo affare, e vi assicuro che è veramente fuori di testa. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e dopo averti invitato a lasciare un bel like ed iscriverti a questo canale per altre recensioni, notizie e novità del mondo della tecnologia, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora, iniziamo a spacchettare questo gioiellino. Già la scatola mi piace davvero tantissimo. Abbiamo inoltre questo meraviglioso hardware kit, ve ne parlerò dopo. Tiriamo su la copertura e abbiamo già un fantastico leoncino che ci saluta e la nostra webcam che abbiamo qui sulla sinistra. La tiriamo su. Abbiamo le coperture per evitare che il nostro prodotto si graffi, materiali di assoluta qualità, molto carino come oggetto. Andiamo a rimuovere la protezione sulla fotocamera frontale. Andiamo a estrarre la seconda scatola e ovviamente anche il manuale con le istruzioni. Dentro la confezione troviamo cavo USB-C con adattatore per collegare la nostra webcam al veicolo e questa asticella di plastica che potrebbe servirci per inserire più facilmente i cablaggi all'interno dell'abitacolo. Dentro la scatola con l'hardware kit abbiamo infine questo oggetto di cui parleremo dopo. Veramente un bel prodotto, compatto e assolutamente funzionale. Adesso ragazzi però è arrivato il momento di uscire tutti quanti fuori, perché è tempo di testare questa dashcam e di parlare delle sue caratteristiche. Scommetto che non siete pronti a vedere il mio bolide, perché mi sa che sul canale non vi ho mai mostrato la mia macchina. Ok signori, siamo arrivati al bolide. È tempo di dare un'occhiata allo schifo della mia macchina. L'installazione ragazzi come vedete è molto semplice, basta inserire il cavo USB all'interno della porta e collegare la dashcam direttamente alla vostra macchina. Dentro la confezione sono presenti anche gli sticker elettrostatici che vi serviranno per saldare l'oggetto sul vetro della macchina. Quindi prendete lo sticker, posizionatelo sulla parte frontale del vostro veicolo internamente e poi con una carta di credito oppure con le dita andiamo a rimuovere tutte le bolle e i residui che si potrebbero essere formati durante l'applicazione della pellicola. A questo punto con la telecamera alla mano andiamo a rimuovere la pellicola e a posizionare l'oggetto all'interno del suo alloggiamento. Attaccare e staccare la dashcam è molto comodo grazie alla presenza dell'attacco a rotazione. Vi basta sentire il click e siete pronti per andare. Il posizionamento e l'inquadratura della carreggiata avviene in maniera guidata grazie alla procedura che vedete sull'applicazione. Una volta collegati seguite il tutorial perché è veramente molto facile e intuitivo. Ma ora andiamo a parlare delle caratteristiche di questa dashcam. Ragazzi, abbiamo differenti funzionalità, una fotocamera 1080p 60 fps con un larghissimo angolo visivo. Non registriamo solamente l'area del conducente ma anche tutto quello che avviene attorno a noi a 360 gradi. Supporto per i comandi vocali in inglese, con la quale potrete fare degli scatti molto interessanti sia a sinistra che a destra che all'interno del vostro abitacolo. Shoot left. Vi assicuro che è un game changer perché quando vi accorgete di trovarvi in una situazione abbastanza problematica vi basta parlare per mettervi subito al sicuro e registrare qualsiasi cosa a 360 gradi. Funzionalità che ho trovato veramente utilissima soprattutto in presenza di incroci o di svolte abbastanza pericolose. Ci mettiamo in un incrocio e nel caso in cui abbiamo paura di auto, shoot left. Vedete? Avete una specie di assicurazione su tutti i veicoli che provengono da sinistra. Abbiamo ovviamente anche microfono integrato sufficiente per comprendere ciò che viene detto all'interno del nostro abitacolo. Sulla sinistra abbiamo alcuni bottoni rossi, pulsante di accensione, pulsante up e pulsante down. Fanno contrasto con il nero generale della camera, quindi mi piacciono veramente tantissimo come scelta di design. Funzionalità di GPS integrato, possiamo ricostruire tutti i nostri spostamenti, supporto per l'HDR e ragazzi funziona veramente bene anche di
di notte. Schermo integrato per vedere al volo che cosa stiamo guardando, ma non solo ragazzi. Durante il normale uso di questa dashcam ci saranno queste simpatiche emoji che ci accompagneranno indicandoci che cosa sta succedendo attorno a noi. In questa area è presente un ring colorato che si illumina in base allo stato della vostra telecamera. Colore blu quando la telecamera ascolta i vostri comandi vocali, colore rosso oppure arancione quando vengono rilevate delle attività sospette. Infatti la particolarità di questa camera è la presenza di intelligenza artificiale. Ma come funziona? Questa azienda ha sviluppato un software proprietario in grado di riconoscere e tracciare la presenza di tutti gli individui più o meno sospetti che si avvicinano al nostro veicolo. Se infatti qualcuno si avvicinasse nell'intorno della vostra macchina mentre questo affare è collegato, otterreste subito tutte le informazioni su chi si è avvicinato senza il vostro permesso alla vostra macchina. Questa modalità è chiamata Sentry Mode ed è disponibile grazie all'hardware kit dedicato che ci consente di collegare la nostra dashcam direttamente ai fusibili della nostra batteria dell'auto. Supportiamo inoltre la tecnologia ADAS che ci consente di mantenere il nostro veicolo in carreggiata quando stiamo guidando, e ovviamente abbiamo anche gli avvisi quando ci avviciniamo troppo al veicolo davanti a noi. Comodissima anche per rispettare le strisce pedonali, perché riuscirà a rilevare anche la presenza di pedoni davanti a noi. Tutte queste impostazioni sono personalizzabili. Il menu all'interno della dashcam è molto semplice e intuitivo. La connessione e il download delle immagini e dei video scattati dalla dashcam avviene tramite cellulare. Ci si collega al wifi della camera e come vedete avremo accesso a tutti quanti gli elementi registrati in questa simpatica timeline. Perfetto, direi che con questo ci manca solamente una bella prova su strada. Ok ragazzi, possiamo partire, ovviamente stando attenti alla strada. Notiamo già subito dei colori molto accesi. La qualità di registrazione video è veramente ottima. Vi ricordo che avete sia la possibilità di registrare in 1080 60 fps che a 30. Grazie all'F.1 l'apertura e il campo inquadrato dalla telecamera è davvero molto ampio. Se notate in basso abbiamo anche la possibilità di leggere la velocità alla quale stiamo andando. È parecchio precisa, l'ho confrontata anche con quella di Maps e direi che ci sa fare. E oltretutto ragazzi, guardate che roba, sembra davvero di essere nel futuro. Con questi overlay personalizzati avrete anche l'aggiunta di un tocco tecnologico davvero cool all'interfaccia della dashcam. In questo modo la vostra esperienza di registrazione sarà ancora più futuristica e divertente da guardare in futuro. Queste registrazioni che vedete sono state fatte all'incirca verso le 17 di sera e anche se il sole non era proprio brillante al 100%, direi che la qualità del video è veramente ottima. Ah, e comunque per chi se lo stesse chiedendo, in questo momento mi trovo a Stoccarda in Germania e quindi anche un'ottima occasione per chi non la conosce per dare un'occhiata a questa meravigliosa città. Proviamo ora a fare qualche test e utilizziamo i comandi vocali. Shoot left. Guardate che carina questa chiesa. Ok ragazzi, giretto concluso, torniamo a casa e diamo le conclusioni su questo prodotto. Ed è quindi tempo di dare un verdetto finale a questa dashcam. L'ho provata per diversi giorni, mi sono trovato veramente tanto bene, l'interfaccia è davvero intuitiva, il download delle immagini, dei video, insomma l'esperienza utente è davvero piacevole. Molto simpatiche le emoji e sicuramente responsivi e precisi anche i comandi vocali. Per quanto riguarda le funzionalità la consiglio a tutti coloro che hanno paura di lasciare il proprio veicolo all'interno di un parcheggio incustodito, ma più semplicemente se volete una garanzia in più sia quando vi trovate su strada che quando il vostro veicolo si trova fermo in un'area di parcheggio. Per dare un'occhiata al prodotto vi lascio il link in descrizione e ovviamente anche nel commento pinnato. Da Dani qui è tutto, se apprezzate queste recensioni fatte dal vostro caro ingegnere lasciate un bel like, iscrivetevi a questo canale e lasciatemi un commento qui sotto con le vostre impressioni sull'argomento. A presto!